Benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà un po' amarcord. Infatti sono andato a recuperare la mia prima canna fissa perché quest'estate mi era venuta intenzione di ritornare a pescare con il pane e formaggio. Come vedete, il tappo era stato ricavato da un vecchio tappo di sughero e si tratta di una canna in vetro resina con un piccolo accorgimento sul puntale che vedremo fra poco, ed anche sulla costruzione del cimino. Bene, facciamo una lavata agli elementi per vedere se sono integri e se è possibile utilizzarla. Intanto qui vediamo il puntale che funziona ancora perfettamente. Questa è la parte del cimino modificata. Ok, siamo passati dal lavaggio all'asciugatura e sembra che tutti gli elementi siano integri. Come vedete, il cimino è l'unico pezzo in carbonio ed ha una particolare costruzione. Infatti si tratta di una cima sdoppiata, costruita metà in carbonio vuoto e l'altra metà in carbonio pieno. La canna è lunga 5 metri, è una Browning Samba ed ecco il cimino, il particolare del cimino. Lì dove vedete che fa la piega c'è una legatura, l'ultima parte è carbonio pieno, la parte sottostante del sottovette è vuota. Questo permette una grande sensibilità. Ok, la canna è pronta, si passa alla preparazione del galleggiante con il terminale. Utilizzerò un galleggiante da 1,5 grammi. Come vedete ha la forma molto affusolata, utilissima per le sensibili tocche dei piccoli pesci che si prendono a pane e formaggio e dei cefali, che è la preda principale di questo tipo di tecnica. La montatura sarà semplicissima, si tratterà di un semplicissimo galleggiante scorrevole che stiamo fissando con 2 pezzetti di silicone. Abbiamo tagliato il tubicino in maniera tale da adeguarlo alla lunghezza dell'asta del galleggiante. Ora taglio un piccolo pezzo per fare uno stopperino che andrà sopra la microgirella. Il nodo che sto facendo qui è il nodo che c'è già sul canale, lo trovate sotto in descrizione ed in alto a destra. È chiamato il nodo universale, cioè funziona su tutte quelle minuterie che hanno un occhiello ed ha un'ottima tenuta. Ora utilizzerò 3 piombini per tarare il galleggiante. Se poi ci sarà bisogno di un'ulteriore taratura andrò a farla direttamente durante l'azione di pesca. Fissiamo i 3 piombini non molto ravvicinati ed andiamo a fare il terminale. Questo sarà di 1,5 metri, ami del numero 18, sempre con occhiello,
quindi utilizzeremo lo stesso nodo. Per collegarlo al resto della struttura andremo a fare una boccola e poi con una bocca di lupo collegheremo alla girella. Abbiamo già finito, possiamo andare a posizionare la nostra montatura già attaccata al cimino con il galleggiante, fissandola tramite una scaletta con un elastico sulla nostra canna fissa. Tutto molto semplice. Questa è che la usano proprio per pasturare, capito? Essenziale per la pesca con il pane e formaggio è la preparazione di una buona pastura con sfarinati. Io ne sto utilizzando 2. Bisogna fare molta attenzione all'aggiunta dell'acqua. Non troppo, vedi? Se ti scagliare pure. Se ti fare naso. Perfetto. A posto. Va bene, mettiamo vicino, sì. Passiamo ora alla creazione di quella che poi sarà l'esca, quindi del pane e formaggio. Utilizzo 2 parti di farina ed una parte di pastura contenente formaggio, quindi quella cefalo bianca oppure di altri tipi. Bisogna fare molta attenzione all'aggiunta dell'acqua, altrimenti verrà troppo appiccicoso. Si deve impastare piano piano e poi deve venire così, ovvero facilmente lavorabile ma non appiccicosa. Pronta. Ok, ci possiamo trasferire nello spot che abbiamo prescelto per questa battuta di pesca. Siamo in zona portuale, in piena estate. Il galleggiante è già pronto. Prendo l'esca. Si procede all'innesco. Si fa una piccola campana sull'amo del numero 18. Preventivamente si è naturalmente misurato il fondale. Mi sa di no. Ma capito pure se la profondità giusta. Naturalmente si deve procedere, oltre che ad innescare, a pasturare molto spesso, cosa che si fa prima di lanciare e subito dopo aver lanciato. Questo permetterà di far avvicinare il più possibile le nostre prede. Questa è una tecnica molto antica. Diciamo che è la prima tecnica che ho praticato e questo è il mio primo attrezzo da pesca per praticarla. Una modestissima canna da 5 metri. Dopo anni ed anni ancora funziona egregiamente. Ok, ancora non abbiamo avuto nessuna tocca. Il Signore là vicino a noi già ha catturato qualcosa, quindi la presenza c'è, basterà farli avvicinare con una costante pasturazione. Cosa sta mangiando, Pasqua? E alla madosca! Stanno mangiando finalmente. La prima affondata di galleggiante purtroppo non riesco a ferrare in maniera perfetta, perché un po' naturalmente mi sono arrugginito. Però nella pesca non bisogna mai arrendersi.
prima Arrivederci e boccata. grazie. Terminale sua, nelle fatture senza più, no. Praticamente non Ti caccio lungo terminato, tu ci vuoi a fare corto. No, No. Guarda, va, Pasqua, guarda come mangia. Guarda. E alla madosca. Non è che è troppo piccolo, scemo in dormire per i formaggi. Seconda discesa del galleggiante e seconda ferrata a vuoto. L'importante è che ne cominciate a mangiare. Oh, si può piedere tutto. Si deve continuare ad essere costanti con la pasturazione perché stanno arrivando i primi risultati. Sperando che arrivi qualche bel cefalo, perché il combattimento a canna fissa senza la frizione del mulinello è sempre molto spettacolare e divertente soprattutto. Poi che sta mangiando intorno, eh. Guarda. Ai. Ai, alla. Niente da fare, sono troppo arrugginito. Pasqua, io a funo ti stai in gruppo nel formaggio, sul mio grido, guarda. E se ne combiniamo ci piano pure il cielo. Oi. Ehi. Eccola qua. Occhiata. A canna fissa con il pane. Antica tecnica tradizionale. Amo del 18. Rilasciata. Quella che abbiamo visto è finalmente la prima cattura, ritornando indietro nel tempo. Quando pescavo da piccolo, da ragazzo, con questa tecnica, anche una cattura così era per me molto importante. E siamo alla seconda. I pesci sono entrati in pastura. Altra occhiatina. Voglio stare. Ah, cazzo, me l'hai persa, chissà. È ferrata alla indiana, tu mi c'è la ferrata alla scesa. Sembra strano, ma vedere il galleggiante affondare è sempre un'emozione. Occhiatina. Le catture ormai si susseguono abbastanza rapidamente. Purtroppo non entrano in pasturi i cefali. Queste saranno perfette per le scarpe con uno serve. Mi sa che la faccia pazzia. Questa battuta di pesca continuerà con tante altre catture di pesci così piccoli, molto divertimento, una bellissima pesca estiva. Naturalmente ci rivedremo con la tecnica della bolognese nell'estate prossima, perché non ho intenzione di non prendere cefali con questa tecnica, ne prendevo tantissimi da ragazzo ed ora voglio ricominciare a prenderli. Tecnica molto divertente, facile, con esche autocostruite che si possono fare con ingredienti semplici e si può andare a pescare quando magari le altre tecniche non sono redditizie. Se il video vi è piaciuto, un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.